Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo episodio parliamo dell'evento che per la prima volta dalla sua fondazione ha sconvolto profondamente l'urbe, ovvero il sacco di Roma ad opera di Brenno e dei Galli Senoni. Si dice Senoni o Senoni? Senoni. Racconteremo dunque la vicenda secondo la tradizione, prendendo i punti più salienti da tutte le fonti antiche, che però presentano delle differenze. E infatti parleremo anche di quelle, analizzando anche gli aspetti storici. Quindi adesso mettetevi comodi e iniziamo. Corre l'anno 391 a.C. e una popolazione straniera, quella dei Galli Senoni, si stanzia nella penisola sulla costa orientale, precisamente tra la Romagna e le Marche. I Galli vengono descritti dagli autori antichi come guerrieri alti e possenti, dalla pelle chiara e dai lunghi capelli biondi, resi ancor più chiari dall'acqua di calce con cui sono soliti lavarli. Terribili d'aspetto, quando si schierano in battaglia, la maggior parte di essi porta lunghe barbe, mentre i guerrieri di rango più nobile dei lunghi baffi che arrivano a coprirgli la bocca. Vestono inoltre con stoffe pregiate, colorate e ricamate in oro e sfoggiano tantissimi ornamenti. Questa popolazione fa seguito a tante altre che, fin dal 600 a.C., si sono gradualmente fatte strada in Italia alla ricerca di nuovi territori. Un fenomeno cominciato con il principe gallo Belloveso, al quale viene attribuita la fondazione di Mediolanum, l'odierna Milano. Ma ora ci spostiamo nella città etrusca di Chiusi, dove un suo cittadino di nome Arrunte invita in casa sua un giovane nobile e gli presenta sua moglie. Al che tra i due nasce un sentimento d'amore. Arrunte lo scopre e presenta il caso in un tribunale sperando di avere soddisfazione, ma nessuna azione viene mossa contro quel ragazzo, poiché appartiene alla nobiltà etrusca. A quel punto, deluso e cieco di rabbia, Arrunte si rivolge proprio alla tribù dei Galli Senoni, chiedendo loro di attaccare la sua città e per convincerli presenta loro in dono alcuni prodotti dell'Etruria, tra cui il vino, una bevanda che loro non conoscono. I Galli accettano la proposta e marciano verso Chiusi, dove i suoi cittadini, presi dal panico, poiché conoscono quel popolo che ha già sconfitto in passato altri popoli etruschi, chiedono aiuto a Roma, che decide di inviare in veste di ambasciatori 3 membri della gens Fabia, Quinto, Cesio e Numerio. Con il loro arrivo a Chiusi, i Galli sospendono l'assedio, che nel frattempo era cominciato, si riuniscono in assemblea e lì i 3 romani si trovano faccia a faccia con il loro capo, ovvero Brenno. Il condottiero gallo, il cui nome significa corvo, ma è da attribuirsi più a un titolo che a un nome proprio, giustifica l'assedio secondo la legge del più forte e non lascia spazio a trattative, al che i Fabi dichiarano che i chiusini diano loro battaglia, ma segretamente anche i 3 romani si uniscono a loro. L'esercito etrusco e quello gallo si dispongono in formazione e a un certo punto uno dei Galli sprona il suo cavallo contro le fila nemiche, dalle quali, a gran sorpresa, esce fuori uno dei Fabi, Quinto, che si lancia al galoppo contro il suo avversario, trafiggendolo e uccidendolo con la sua lancia. Capito i Fabi? Che coraggio? Però in realtà hanno fatto una cazzata. I 3 romani hanno infatti violato la regola che li vedeva neutrali, poiché erano lì in veste di ambasciatori. A quel punto Brenno, con voce tonante, condanna il loro gesto, chiamando anche gli dei a testimoni. Dopodiché, inaspettatamente, si ritira. E i chiusini iniziano quindi a festeggiare quella vittoria, ma senza sapere che il gesto dei 3 Fabi avrà terribili conseguenze. Brenno invia una delegazione al Senato di Roma per chiedere che i 3 Fabi vengano processati e persino i Feziali, i sacerdoti romani, chiedono di assecondare la richiesta dei Galli perché consci della gravità del gesto compiuto. Ma il Senato non prende una posizione netta e lascia la decisione al popolo romano, che non solo acclama i 3 Fabi per quello che hanno fatto, ma li proclama tutti e 3 tribuni consolari. Quindi non solo il danno, ma pure la beffa. Gli ambasciatori galli, indignati, fanno ritorno all'accampamento e dicono quanto è stato deciso a Brenno, che, giustamente incazzato, decide di marciare contro Roma. In città si viene a sapere che i Galli stanno arrivando e i tribuni militari indicono una leva straordinaria, mettendo insieme un gran numero di soldati.
molti dei quali però giovani e inesperti. Dopodiché marciano fuori da Roma e incontrano il loro nemico nei pressi di un affluente del Tevere, il fiume Allia. I tribuni militari schierano i soldati in tutta fretta, disponendo il grosso dell'esercito in pianura e le riserve su una piccola altura vicina. Ma Brenno, con grande sorpresa di tutti, decide di attaccare proprio i soldati in collina, che presi dal panico scendono a valle travolgendo i loro compagni e creando scompiglio. I Galli ne approfittano e colpiscono i Romani alle spalle, spingendoli verso il Tevere, nel quale molti cercano salvezza, ma trovano invece la morte annegando o diventando facili bersagli per i giavellotti del nemico. Buona parte dei sopravvissuti si disperde per i boschi e trova riparo nella città in rovina di Veio, mentre gli altri fanno ritorno a Roma in tutta fretta, senza neanche preoccuparsi di chiudere le porte. A sto punto io avrei aperto anche tutte le altre e messo fuori un bello striscione con scritto "Benvenuti". La battaglia del fiume Allia verrà ricordata come una cocente sconfitta per i Romani, al punto che il giorno 18 luglio, presunta data in cui avvenne, verrà detto Dies Saliensis e considerato giorno nefasto. E questo è quello che succede quando i Romani combattono di fretta, non scelgono prima il campo di battaglia, ma soprattutto non traggono gli auspici e non fanno i dovuti sacrifici agli dei. Dopo la battaglia, i Galli mozzano le teste dei Romani caduti, secondo il loro costume, e si concedono un po' di riposo. Nel frattempo, a Roma dilaga il panico. Qualcuno si barrica in casa, mentre qualcun altro opta per la fuga, cercando rifugio nelle città vicine, e tra questi ci sono anche le Vestali, che ne approfittano per portare via il braciere in cui arde il fuoco sacro di Roma, trovando riparo a Cere. I più giovani invece radunano le famiglie, fanno scorta di cibo e raccolgono tutto l'oro possibile per poi organizzare una resistenza sulla rocca del Campidoglio, che viene fortificata. Nel frattempo, i patrizi più anziani e i sacerdoti si radunano nel foro, indossando le loro vesti più sontuose e decidendo di attendere coraggiosamente l'arrivo dei Galli. Giunto alle porte di Roma, Brenno inizialmente è cauto, perché, non udendo alcun rumore e non trovando soldati di guardia, pensa che i Romani vogliano tendergli una trappola, ma poi, appurato che effettivamente non c'è nessuno, decide di condurre i suoi uomini dentro le mura. Poco dopo i Galli irrompono nel foro e si trovano al cospetto dei patrizi, che li attendono fieri e immobili seduti sui loro scranni, e all'inizio i Galli ne sono quasi intimoriti. Ma poi uno di loro si fa avanti, si avvicina al senatore Papirio e con fare insolente inizia ad accarezzare la lunga barba del nobile romano, che reagisce colpendo il Gallo alla testa con il suo scettro. Un gesto che scatena la furia degli altri guerrieri celtici, che iniziano a massacrare letteralmente tutti i presenti. Poco dopo, avendo saputo che il grosso dei soldati romani si trova sul Campidoglio, Brenno inizia a dare fuoco a qualche casa, cercando in qualche modo di spronarli ad agire, ma non ottiene alcun risultato. Brenno decide dunque di attaccare direttamente la rocca del Campidoglio, ma la posizione rialzata favorisce i soldati romani, che riescono quindi a respingere l'attacco nemico. E a quel punto i Galli danno sfogo a tutta la loro rabbia e iniziano letteralmente a devastare la città di Roma. Di lì a poco però i Galli devono fare i conti con la scarsità di cibo e capiscono che per mandare avanti l'assedio hanno bisogno di più viveri, ma considerando che i Romani hanno raccolto la maggior parte del grano e l'hanno portata con loro sulla rocca del Campidoglio, Brenno è costretto a inviare alcuni uomini nelle campagne circostanti per risolvere il problema. Un gruppo nutrito di guerrieri galli esce dunque da Roma e inizia a cercare nelle vicinanze, ma non avendo fortuna decidono di spingersi più a sud, fino a raggiungere le porte della città di Ardea, dove in quel momento stava scontando l'esilio l'ex dittatore romano Marco Furio Camillo. Se non avete visto il video dedicato a Furio Camillo, potete recuperarlo cliccando qui in alto nella scheda oppure cercando il link in descrizione. Camillo stava scontando l'esilio a seguito di un processo organizzato contro di lui dal Senato romano per alcune sue azioni passate, ma nonostante questo il suo attaccamento per Roma era ancora grande ed era rattristato per la sorte toccata alla sua città. Avendo saputo che un contingente gallico si trovava nelle campagne intorno ad Ardea, Camillo decide di agire
e come prima cosa si rivolge agli Ardeati, fomentandoli alla lotta. E, ottenendo il loro appoggio, poi si rivolge anche ai governanti della città, promettendo che sotto la sua guida gli Ardeati avrebbero certamente vinto. I governanti di Ardea, sapendo bene chi fosse Camillo e quante vittorie militari avesse conseguito, decidono di concedergli dei soldati, con i quali il condottiero romano esce dalla città e punta verso l'accampamento dei Galli, che nel frattempo è stato individuato da alcuni esploratori. I Galli, che nel frattempo avevano speso tutta la giornata a saccheggiare la campagna, si erano concessi del vino, si erano ubriacati e addormentati. Camillo in questo modo li coglie di sorpresa, quindi irrompe nel loro accampamento e ne fa strage. Le voci riguardanti questo evento raggiungono i soldati romani rifugiati a Veio, che mandano un messaggio a Camillo chiedendo di tornare a guidarli, ma il condottiero romano risponde che accetterà l'incarico solo se questo sarà formalmente approvato da Roma. I soldati romani a Veio scelgono dunque un uomo da inviare segretamente a Roma affinché avvisi la resistenza sul Campidoglio di questo piano, e così la scelta ricade su Ponzio Cominio. L'uomo parte dunque in missione, raggiunge Roma ed eludendo le guardie inizia a farsi faticosamente strada lungo le pendici del Campidoglio. Una volta raggiunto la cima avvisa la resistenza di questo piano e ottiene la nomina di Camillo a dittatore. Dopodiché parte verso Ardea per consegnare il messaggio al condottiero romano. Ma i Galli si accorgono del sentiero utilizzato da Cominio, così decidono di cogliere l'occasione e iniziano a scalare le pendici del Campidoglio, dietro la promessa di Brenno di essere ricompensati in caso di successo. I Celtici iniziano quindi ad arrampicarsi sulla rocca del Campidoglio, raggiungendo addirittura la prima linea di difesa, dove alcune sentinelle sono cadute addormentate, ma prima che possano piombare su di loro, si imbattono in un gruppo di oche che iniziano a starnazzare fragorosamente. Si tratta delle oche del tempio della dea Giunone Moneta, il cui nome significa ammonitrice, e per l'appunto, facendo chiasso, le oche allertano i soldati romani del pericolo. E il primo di loro a sopraggiungere è l'ex console Marco Manlio, che si abbatte su uno dei Galli tagliandogli di netto un braccio, per poi colpirne un altro con lo scudo, scaraventandolo giù dall'altura. Manlio capeggia i difensori e riesce a respingere l'attacco dei nemici, che uno ad uno vengono colpiti e precipitano nel vuoto. Il giorno seguente, per le sue gesta, Manlio verrà coperto di elogi e onori e sarà anche ribattezzato Marco Manlio Capitolino. Al contrario, i soldati romani che si erano addormentati durante il turno di guardia subiranno lo stesso destino dei Galli e verranno quindi scaraventati giù dalla rupe. Se state trovando il video interessante e volete supportare il canale, non dimenticatevi di iscrivervi a Superba Urbe e di attivare la campanella delle notifiche per sapere quando usciranno nuovi contenuti. Vi ringrazio. Avendo di nuovo fallito nel tentativo di conquistare il Campidoglio e avendo anche saputo che i suoi uomini nelle campagne sono stati massacrati, Brenno capisce che l'assedio non è più sostenibile, anche perché alla carenza di cibo si è sommata una pestilenza che sta colpendo i suoi uomini. Così decide di trattare con gli assediati. Il condottiero gallo chiede 1000 libbre d'oro per la sua ritirata e i romani, anch'essi fiaccati e ormai privi di cibo, accettano loro malgrado quella proposta e decidono quindi di scendere giù dal Campidoglio. Le due fazioni si incontrano e i Galli predispongono una grande bilancia per pesare l'oro richiesto, ma quasi subito gli animi si scaldano perché i pesi della bilancia risultano maltarati e quindi questa è truccata. I romani chiedono spiegazioni di questo atteggiamento, al che Brenno lascia cadere la sua spada su uno dei piatti della bilancia e pronuncia la frase «Guai ai vinti». In quel momento però un uomo emerge dalla folla e a sua volta lascia cadere la spada sull'altro piatto, pronunciando anch'egli una frase «Roma non si salva con l'oro, ma con il ferro». Esatto, si tratta di Furio Camillo, che ha raggiunto l'urbe insieme ai transfughi di Veio e ad altri soldati reclutati nelle campagne, pronto a dare battaglia agli invasori. I due eserciti si schierano meglio che possono tra le macerie di una città ferita e combattono una prima volta, ma i Galli hanno la peggio e sono costretti alla ritirata. Camillo dà loro il tempo di uscire fuori dalla città,
salvo poi inseguirli e dare loro un'altra volta battaglia al 12° chilometro della Via Gabbiana, oggi situata vicino a Colle Monfortani. E qui la vittoria dei Romani sarà schiacciante e definitiva, ma di Brenno si perdono le tracce. Camillo torna a Roma da eroe e, riuniti i superstiti, inizia a discutere con loro sul da farsi. Remando contro il parere di coloro che vogliono lasciare Roma e trasferirsi a Veio, usa parole toccanti, spingendo quindi il popolo a ricostruire la città. In quel momento si narra che fuori dal Senato un centurione seguito da alcuni uomini abbia piantato le insegne in terra esclamando la frase «Hic manebimus optime», e questo è stato visto dai senatori come un segno di buon auspicio, cosa che li ha convinti a seguire la proposta di Camillo, quindi Roma non verrà abbandonata e sarà ricostruita. E questa era la storia del sacco di Roma. Certo, molto avvincente, molto bella, ma adesso cerchiamo di fare chiarezza e capire cosa può esserci di vero e cosa invece no. Capirete però che analizzare ogni singola fonte storica e ogni singola differenza richiederebbe troppo tempo e un video molto più lungo, quindi ci concentreremo solo su quelle principali, ricordando però che trovare la realtà storica in casi come questo è praticamente impossibile. Basti pensare che non esiste nemmeno una data univoca per il sacco di Roma. Per convenzione è il 390 a.C., ma viene menzionato anche l'anno 386. Immaginate per un momento di essere dei romani che devono raccontare ai posteri che la loro città, fino a quel momento forte e imbattibile, è stata conquistata da un popolo straniero e quasi ha cessato di esistere. Voi cosa scrivereste? Come è già successo in passato, è più che normale voler addolcire un momento difficile della storia arricchendolo con aneddoti mitici ed esempi di eroica resistenza. Pensate per esempio alle oche del Campidoglio, consacrate alla dea Giunone Moneta, il cui nome significa ammonitrice, e quindi le oche ammoniscono, allertano i soldati romani del pericolo, e questo lascia intendere che gli dei in qualche maniera appoggiano e favoriscono la città di Roma. Ma se proprio su questa serie di episodi le fonti non sempre concordano, tutte riportano lo stesso evento, ovvero la presa di Roma da parte di questo popolo straniero, e che quindi possiamo prendere forse come l'unico dato storico affidabile. Circa 7 mesi di puro terrore in cui Roma verrà devastata e dove verranno purtroppo bruciati tantissimi documenti storici, oscurando per sempre quindi una parte della sua storia. Un evento traumatico che rimarrà stampato nella memoria dei romani e influenzerà le loro azioni future. Ma detto ciò, andiamo con ordine. Possibile che tutto questo sia stato causato da un tizio di nome Arronte solo perché la moglie lo cornificava? Certo, è alquanto inverosimile, ma infatti si tratta di un mito, che però lascia aperta la possibilità che i motivi di scontro tra i Chiusini e i Galli siano state le terre coltivabili, visto che questo popolo era sceso in Italia proprio allo scopo di conquistare nuove terre. Sia Plutarco che Tito Livio, infatti, parlano di questo episodio riguardante Arronte e specificando entrambi, seppure collocando la vicenda in un ordine temporale diverso, che i Galli si erano stanziati in Italia già da molto tempo. Ed è proprio Tito Livio a identificarli come appartenenti alla tribù dei Senoni, specificando peraltro l'area geografica in cui vivono, cosa che può tra l'altro incoraggiare la possibilità che siano stati proprio loro i fondatori dell'odierna città di Senigallia. Veniamo adesso alla battaglia del fiume Allia e qui la questione è parecchio incasinata. Per Plutarco e Tito Livio, la battaglia è avvenuta a 15 km a nord di Roma sulla sponda orientale del Tevere, presso uno dei suoi affluenti, appunto il torrente Allia. Secondo Diodoro Siculo, invece, la battaglia si è svolta circa 3 km prima e sulla sponda occidentale e, guardando la cartina, il punto coincide con un altro affluente del Tevere, ossia il fiume Cremera. Se avete visto il video che parla della guerra tra Roma e Veio, scheda qui in alto un link in descrizione, lì si è svolta un'altra battaglia, appunto la battaglia del Cremera, avvenuta nel 477 a.C. e persa in maniera clamorosa dai Romani. Coincidenza vuole che i protagonisti di quella battaglia fossero sempre i Fabi, quindi i membri di quella stessa gens che ha innescato le ostilità
tra Roma e i Galli. Sì, lo so, sempre colpa loro. Considerando che anche gli storici greci pensavano che questa storia fosse più mitica che reale, è molto probabile che i Fabi abbiano inventato di sana pianta la battaglia del Cremera per mascherare la loro responsabilità nell'aver causato la battaglia dell'Allia. Tra l'altro, nella battaglia del Cremera figurano come coloro che si sacrificano per Roma morendo eroicamente. La versione di Diodoro Siculo è inoltre più convincente per quanto riguarda la posizione geografica, perché essendo in questo caso la città di Veio molto vicina al fiume, questo giustifica il perché i soldati romani in fuga la scelgano come rifugio. E infine spendiamo due parole su Furio Camillo, il condottiero romano per eccellenza, forte, brillante e imbattibile, quindi l'eroe perfetto di cui Roma ha bisogno in un momento difficile. Non è impossibile collezionare tante vittorie in campo militare, ma nel caso di Furio Camillo è facile che le sue gesta siano state ingigantite, senza contare che ci sono teorie secondo cui lui fosse morto molto prima del sacco di Roma, già dopo l'esilio ad Ardea, e che addirittura la liberazione dell'urbe sia stata condotta da suo figlio Lucio, così come anche le battaglie successive. E neanche sul suo conto tutte le fonti antiche concordano, perché ad esempio, mettendo da parte Tito Livio, che è un maestro nel miticizzare gli eventi, Polibio, quando parla del sacco di Roma, a Furio Camillo neanche lo menziona. Secondo lui, infatti, i Galli prendono la città e conquistano il Campidoglio, salvo poi ritirarsi frettolosamente per tornare a difendere i loro territori che vengono attaccati dal popolo dei Veneti, che avevano approfittato della loro assenza per muoversi. Diodoro Siculo, dal suo canto, dice che i Galli conquistano Roma senza essere disturbati e che, soltanto nel momento in cui la abbandonano, si confrontano con Furio Camillo mentre tentano di prendere d'assedio l'odierna città di Baschi. Insomma, cari curiosi, come vedete la questione è parecchio intricata e noi possiamo soltanto mettere insieme le informazioni in nostro possesso e costruirci sopra tutte le teorie del caso. Ma siamo arrivati alla fine del video e quindi lascerò a voi la possibilità di scrivere le vostre qui nei commenti. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su e a iscrivervi a Superba Urbe. Noi ci vediamo quanto prima con un prossimo argomento. Un saluto a tutti e a presto!